In Cascadia i giocatori competono per creare l'ambiente più diversificato del Pacifico nord-occidentale, mentre scelgono le tessere habitat e i segnalini fauna selvatica per costruire un bellissimo mosaico paesaggistico. Ogni partita di Cascadia presenta combinazioni uniche di obiettivi di punteggio legati a ciascuna delle 5 specie di fauna selvatica. Mentre organizzano la fauna selvatica in schemi di punteggio, i giocatori gareggiano anche per creare le più grandi strisce contigue di diversi habitat. Nel gioco sono presenti 85 tessere habitat, che vengono pescate ad ogni turno e collocate sul mosaico dei giocatori. 5 tessere habitat iniziale, ovvero le tessere di partenza a tripla faccia dei giocatori, con una disposizione casuale dei 5 habitat presenti in gioco. 100 segnalini fauna selvatica, che vengono pescati dai giocatori ad ogni turno assieme alla tessera habitat alla quale sono legati, e successivamente collocati su una tessera habitat del mosaico raffigurante lo stesso animale. 25 segnalini natura, che vengono guadagnati dai giocatori che collocano un segnalino fauna selvatica sulle tessere con un singolo habitat. Questi segnalini, se spesi, permettono ai giocatori di effettuare alcune azioni aggiuntive. 21 carte punteggio fauna selvatica, cioè gli obiettivi finali dei giocatori, raffigurati da 5 diversi animali della fauna di Cascadia. All'inizio di ogni partita viene pescata casualmente una carta per ogni tipologia di animale. Durante i loro turni i giocatori devono collocare strategicamente i loro segnalini fauna selvatica, cercando di soddisfare i requisiti di uno o più obiettivi e ottenere preziosi punti a fine partita. Un sacchetto di stoffa, dove i giocatori collocano e pescano a ogni turno i segnalini fauna selvatica. E un blocchetto segnapunti per il calcolo del punteggio finale. Le carte punteggio fauna selvatica, così come i segnalini fauna selvatica, sono rappresentati rispettivamente da orsi, alci, salmoni, falchi e volpi. Gli orsi fanno ottenere punti tramite la creazione di gruppi di varie dimensioni. I gruppi di orsi possono avere qualsiasi forma o orientamento, ma 2 gruppi non possono essere posizionati uno accanto all'altro. Ogni gruppo deve contenere il numero esatto di orsi indicato sulla carta punteggio. Con la carta A, i giocatori ottengono un numero crescente di punti in base al numero totale di coppie di orsi. Con la carta B ottengono 10 punti per ogni gruppo di esattamente 3 orsi. Con la carta C ottengono punti per ogni gruppo da 1 a 3 orsi in base alle dimensioni. Inoltre ottengono un bonus di 3 punti se hanno ognuna delle 3 dimensioni dei gruppi. Con la carta D ottengono punti per ogni gruppo da 2 a 4 orsi in base alle dimensioni. Anche le alci fanno ottenere punti per la creazione di gruppi di varie dimensioni. Alcune carte alce richiedono che i gruppi siano nella forma esatta raffigurata sulla carta. A differenza degli orsi, i gruppi di alci possono essere posizionati uno accanto all'altro, ma ogni alce darà punti solo una volta per ogni singolo gruppo. Quando si ottengono punti tramite gruppi di alci collegati, i giocatori devono assegnare sempre un punteggio ai gruppi in base all'interpretazione che comporterebbe il maggior numero di punti. Con la carta A, i giocatori ottengono i punti per i gruppi in linea retta. Le linee rette devono essere collegate dal lato piatto ad un altro lato piatto degli esagoni con qualsiasi orientamento. Con la carta B si ottengono i punti per i gruppi nelle forme esatte mostrate dalla carta con qualsiasi orientamento. Con la carta C si ottengono punti per ogni gruppo continuo di alci in base alle dimensioni. Questi gruppi possono essere di qualsiasi forma o dimensione. Con la carta D si ottengono punti per ogni gruppo di alci in formazione circolare. I salmoni fanno ottenere punti per la creazione di corse. Una corsa è definita come un gruppo di salmoni adiacenti in cui ogni salmone è adiacente a non più di altri 2 salmoni. Ogni corsa di salmoni non può avere altri salmoni adiacenti. Con la carta A si ottengono punti per ogni corsa in base alla dimensione fino a un massimo di 7 salmoni. Con la carta B si ottengono punti per ogni corsa in base alle dimensioni fino a un numero massimo di 5 salmoni. Con la carta C si ottengono punti per ogni corsa in base alle dimensioni compresa tra 3 e 5. Con la carta D si ottengono punti per ogni corsa di salmoni adiacenti ad altri segnalini fauna. I giocatori ottengono un punto per ogni salmone della corsa, più un punto per ogni altro segnalino fauna adiacente alla corsa. Il tipo di animale non ha importanza. I falchi fanno ottenere punti tramite la loro diffusione nel paesaggio. Essi possono dare punti per ogni falco o per le linee di vista tra i falchi. Una linea di vista è una linea retta da un lato piatto all'altro lato piatto degli esagoni. Essa è interrotta solo dalla presenza di un altro falco, pertanto la linea di vista non può passare da un falco all'altro attraverso un falco.
Con la carta A si ottiene un numero crescente di punti per ogni falco che non è adiacente a nessun altro falco. Con la carta B si ottiene sempre un numero crescente di punti per ogni falco che non è adiacente a nessun altro falco, ma questo in aggiunta deve avere una linea di vista diretta verso un altro falco. Con la carta C si ottengono 3 punti per ogni linea di vista tra due falchi. Lo stesso falco può essere coinvolto da più linee di vista. Con la carta D si ottengono punti per ogni coppia di falchi in base al numero di tipi di animali tra di loro, esclusi altri falchi. Ogni falco può far parte solo di una coppia. Le volpi fanno ottenere punti tramite adiacenza agli altri animali. Esse forniscono punti individualmente o in coppia, e ogni volpe singola o coppia di volpi viene valutata indipendentemente con un numero crescente di punti a seconda che le condizioni siano soddisfatte nei 6 o 8 spazi dell'habitat adiacenti. Con la carta A si ottengono punti per ogni volpe in base al numero di tipi di animali adiacenti ad essa, comprese altre volpi. Con la carta B si ottengono punti per ogni volpe in base al numero di coppie di animali adiacenti ad essa, escluse altre volpi. Non è necessario che le coppie di altri animali siano adiacenti l'una all'altra. Con la carta C si ottengono punti per ogni volpe in base al numero di animali simili adiacenti ad essa, escluse altre volpi. I punti vengono ottenuti solo per il tipo di animale adiacente più abbondante. Con la carta D si ottengono punti per ogni coppia di volpi in base al numero di coppie di animali adiacenti ad essa, escluse altre coppie di volpi. Non è necessario che le coppie di altri animali siano adiacenti l'una all'altra. Si collocano tutti i segnalini fauna selvatica nel sacchetto di stoffa e si mescolano per bene. Per una partita a 2 giocatori si rimuovono casualmente 42 tessere habitat, per una partita a 3 giocatori se ne rimuovono casualmente 22 e infine per una partita a 4 giocatori si rimuovono solamente 2 tessere. Le tessere habitat escluse vengono riposte nella scatola, le tessere rimanenti vengono mischiate e disposte a faccia in giù in un qualsiasi numero di pile. Si seleziona casualmente una carta punteggio fauna selvatica per ciascuno dei 5 animali, dopodiché si collocano le 5 carte al centro dell'area di gioco. Le altre carte punteggio fauna selvatica vengono riposte nella scatola. Per la prima partita si consiglia l'utilizzo delle carte punteggio con la lettera A. Si distribuisce casualmente una tessera habitat iniziale a ciascun giocatore. Questa viene posizionata a faccia in su di fronte a loro. Le altre tessere iniziali vengono riposte nella scatola. Si rivelano 4 carte tessere habitat dalle pile e si posizionano a faccia in su al centro dell'area di gioco. Successivamente si pescano 4 segnalini fauna selvatica dal sacchetto di stoffa e si accoppiano in ordine con ciascuna delle 4 tessere habitat per formare 4 combinazioni di una tessera e un segnalino. Infine si posizionano nell'area di gioco i segnalini natura a portata di mano dei giocatori. Il giocatore che più di recente ha visto uno dei 5 animali selvatici in gioco è il primo giocatore. Partendo dal giocatore iniziale e procedendo in senso orario, i giocatori a turno scelgono tessere habitat e segnalini fauna e li aggiungono nel loro ambiente in espansione fino alla fine del gioco. Alla fine del turno di ogni giocatore, sia la tessera habitat che il segnalino fauna selezionati vengono sostituiti con quelli nuovi, rispettivamente dalle pile di tessere e dal sacchetto. Il gioco termina quando non ci sono più tessere habitat disponibili per sostituirne una selezionata da un giocatore. Ogni giocatore giocherà esattamente 20 turni. Successivamente si procederà al conteggio finale e il giocatore con il maggior numero di punti sarà il vincitore. Il turno di gioco si divide in 2 fasi. All'inizio di ogni turno saranno disponibili 4 tessere habitat e 4 segnalini fauna al centro dell'area di gioco in 4 combinazioni distinte. Prima di effettuare una scelta, il giocatore dovrà controllare se c'è una sovrappopolazione di qualche animale selvatico. Se tutti e 4 i segnalini fauna selvatica disponibili sono uguali, vengono automaticamente tolti e messi da parte. Il giocatore, dunque, prende uno alla volta 4 nuovi segnalini dal sacchetto e li accoppia in ordine con le tessere habitat. Questo potrebbe accadere più volte durante un turno. Se invece 3 dei segnalini fauna disponibili sono uguali, il giocatore attivo può scegliere di rimuoverli, metterli da parte e pescare, uno alla volta, 3 nuovi segnalini dal sacchetto, accoppiandoli sempre in ordine con le tessere habitat. I giocatori potranno effettuare la sostituzione di 3 segnalini solo una volta per turno. Una volta che le sovrappopolazioni sono state risolte, si rimettono i segnalini precedentemente tolti dentro al sacchetto. Il giocatore a questo punto sceglie una combinazione tessere habitat più segnalino fauna disponibile.
Tuttavia, prima di farlo, può opzionalmente spendere un segnalino natura per prendere una qualsiasi delle 4 tessere habitat e uno qualsiasi dei 4 segnalini fauna, o per togliere un qualsiasi numero di segnalini fauna e sostituirli, seguendo le regole di sovrappopolazione. Una volta speso, il segnalino natura viene rimesso nella riserva. Non c'è limite al numero di segnalini natura che i giocatori possono spendere nel loro turno. Se non hanno più segnalini natura, devono obbligatoriamente prendere una combinazione esistente. Dopo aver selezionato la tessera habitat e il segnalino fauna selvatica, il giocatore li inserisce nel suo ambiente in qualsiasi ordine. La tessera habitat deve essere posizionata adiacente a qualsiasi tessera habitat già presente, dunque deve toccare almeno un lato di un'altra tessera precedentemente posizionata o uno dei lati della tessera habitat iniziale. L'abbinamento del tipo di terreno non è una regola di posizionamento, ma può far guadagnare punti durante il punteggio di fine partita. Il segnalino fauna può essere posizionato su una singola tessera habitat, tenendo presente 2 regole importanti. La tessera habitat deve mostrare la fauna selvatica corrispondente. Le tessere mostrano da 1 a 3 opzioni su di esse. Inoltre la suddetta tessera non deve già contenere un segnalino fauna selvatica. Questo significa che sia sempre e solo al massimo un segnalino fauna per tessera habitat. Il giocatore di turno può posizionare il segnalino fauna sulla tessera habitat che ha appena selezionato nel suo turno corrente o posizionarla su una qualsiasi altra tessera habitat disponibile. Se il giocatore non può posizionare il segnalino fauna perché nessuna tessera habitat libera può supportare quel tipo di fauna, o se sceglie di non posizionare il suddetto segnalino, egli lo rimette nel sacchetto. Se il segnalino fauna viene collocato su una tessera ad ambiente singolo, denominata tessera chiave di volta, il giocatore di turno prende un segnalino natura dalla riserva. Dopo aver posizionato la tessera e il segnalino selezionati, questi vengono sostituiti al centro dell'area di gioco. La tessera habitat viene sostituita con una dalla cima di una qualsiasi pila a faccia in giù. Il segnalino fauna viene sostituito pescandone uno a caso dal sacchetto. Successivamente il gioco passa in senso orario al giocatore successivo. Una volta terminati i 20 turni, i giocatori registrano i punteggi sul segnapunti considerando 4 fattori. I giocatori ottengono punti per ogni condizione rispettata delle carte punteggio fauna selvatica utilizzate nella partita. I giocatori ottengono un punto per tessera habitat nella loro più grande striscia contigua in ciascuno dei 5 habitat. Questi punti vengono registrati nella sezione in alto a sinistra della casella corrispondente sul segnapunti per l'habitat e il giocatore in questione. In base al numero di giocatori è possibile inoltre ottenere punti bonus per la più grande striscia di habitat contigua per ciascuno dei 5 habitat. Se è una partita a 2, il giocatore con la striscia di habitat più grande in ciascuno dei 5 tipi di habitat ottiene 2 punti bonus. Non si ottengono punti bonus per il secondo habitat più grande. In caso di parità, entrambi i giocatori ottengono un punto. Se si gioca in 3 o in 4, il giocatore con la striscia di habitat più grande in ciascuno dei 5 tipi di habitat ottiene 3 punti bonus. Il giocatore con la seconda striscia contigua più grande ottiene un punto bonus. Se 2 giocatori pareggiano per la più grande, ottengono 2 punti ciascuno. Nessun punto per la successiva più grande. Se 3 o 4 giocatori pareggiano per la più grande, ottengono un punto. Anche qui non si ottengono punti per la successiva più grande. Qualsiasi pareggio per la seconda più grande non fa ottenere punti. I giocatori guadagnano un punto per ogni segnalino natura inutilizzato alla fine della partita. Si ultima il conteggio e il giocatore con il maggior numero di punti vince. In caso di pareggio, vince il giocatore con il maggior numero di segnalini natura. Se il pareggio dovesse persistere, i giocatori in questione condividono la vittoria. Per giocare una partita in solitario si esegue la preparazione per una partita a 2 giocatori, prendendo però solo una tessera habitat iniziale e posizionando le pile di tessere habitat sul lato sinistro dell'area di gioco. Il giocatore esegue il suo normale turno, ma prima di sostituire la tessera habitat e il segnalino fauna selvatica deve scartare la tessera e il segnalino più lontani dalle pile di pesca. Dopodiché fa scorrere le 2 tessere e i 2 segnalini rimanenti lontano dalle pile. La tessera e il segnalino scartati vengono rimossi dal gioco. Successivamente il giocatore pesca 2 nuove tessere habitat e 2 nuovi segnalini fauna e li posiziona nell'area di gioco seguendo le normali regole. La partita termina dopo che il giocatore ha giocato i consueti 20 turni.
Il giocatore esegue il normale calcolo del punteggio finale con una sola eccezione relativa alle maggioranze delle strisce delle tessere Habitat. Egli ottiene 2 punti per ogni tipo di Habitat con una dimensione del gruppo di 7 tessere o più. Una volta calcolato il totale, è possibile consultare la tabella punteggio del regolamento per valutare la propria partita.